Buondì. Allora, passato qualche giorno da quando abbiamo finito il box delle capre, che ora sono ufficialmente accasate qui e sono molto contente. C'è stato qualche giorno di pioggia e ci siamo messi a lavorare alla seconda parte della stalla che andrà, diciamo, ristrutturata. Ho paura farà girare la camera. Ecco, allora, perché combinazione stanotte ci sono state delle fortissime piogge ed è già qualche giorno che piove e quindi abbiamo l'occasione di farvi vedere il motivo del perché stiamo facendo tutto questo casino in stalla, stiamo rifacendo tutto. Ed è questo. Quindi adesso Leo stamattina ha già smontato tutta la mangiatoia e ha già incominciato anche a staccare un po' di letame e adesso è andato a prendere il trattore con la pala col nuovo terzo punto idraulico preso da Bazar Giusto e quindi così vi facciamo vedere anche come lavora il nuovo terzo punto idraulico. Sta zitta, che se no Zach. Sono sempre gasato quando c'è da spacchettare qualcosa. Questa volta non si può dire che non ho ascoltato un consiglio, perché mi avete scritto in 1000 appena abbiamo comprato il trattore nuovo. Voi ci avete detto tutti: comprate un terzo punto idraulico, comprate un terzo punto idraulico, vedrete che vi cambierà la vita. Noi vi abbiamo ascoltato e guardiamo un po' qua cosa c'è. Sì. Madonna su paisa. Un terzo punto idraulico, ragazzi. Allora, facciamo una premessa. Come sapete... No, però... Morire in silenzio. Allora, c'è da fare una piccola premessa. Quando mi sono messo alla ricerca di questo terzo punto idraulico, ho cercato su internet a più non posso e non ero, diciamo, granché esperto su cosa avrei dovuto cercare. Allora mi sono affidato, come sempre, ormai lo sapete, quando noi troviamo un qualcuno al quale ci affidiamo e questa persona merita di essere consigliata, noi lo facciamo molto volentieri. In questo caso abbiamo conosciuto Alberto di Bazar Giusto. Bazar Giusto è questa azienda del nostro territorio, diciamo, è di Avigliana, vicino a Torino, non proprio del nostro territorio, ma comunque piemontese. È un ragazzo che ha aperto questa azienda di ricambi per mezzi agricoli, ma non solo. Su questo sito lui vende tutto online, ci sono ricambi di ogni genere, tutta attrezzatura da giardinaggio, ricambi per decespugliatori, per motoseghe, chi più ne ha più ne metta. Infatti, insieme al terzo punto idraulico abbiamo preso anche i due cavi dell'idraulica per collegare questo terzo punto idraulico, che tiriamo fuori, mazza se pesa, con i suoi due cavi. Poi mi sono procurato una cosa che mancava su questo trattore e che ci serve tantissimo. Eccolo qua, finalmente posso vedere dietro. Abbiamo anche lo specchietto retrovisore che andremo a installare sul nostro Mini Tauro. E poi cos'altro avevamo preso? Avevamo preso un disco antigroviglio per il nostro decespugliatore Kawasaki, che trovate il video anche qui sul canale. Questo è un antigroviglio, l'ultimo che ho preso. Al primo decespugliamento si è accartocciato tutto, mentre invece questo, madonna, tira giù anche gli alberi, finalmente. E poi abbiamo preso una roba che secondo me funzionerà di brutto, ovvero testina uragano made in Italy, proprio marchiata Bazar Giusto. Questa secondo me ci cambierà la vita anche nel nostro modo di decespugliare, perché finalmente abbiamo una testina super robusta che non si piega, non si storge, non si incarta. Perfetto.
Allora, sto facendo l'invito per il nostro drenaggio che avete già visto nel video passato. Drenaggio che porterà via da sotto il pavimento le acque che entrano quando piove, che ci sono delle infiltrazioni da sotto, proprio dalla roccia, quando piove molto. Questo è un drenaggio che taglia la stalla e porta via da quell'angolo dove entra l'acqua, la porta via. Un'altra cosa che volevo dire ovviamente è che il trattore, come avete visto, ci dà una gran mano. Considerate che noi quando toglievamo il letame da questa stalla dovevamo caricare tutto sul rimorchietto del Pasquali, quindi tutto a mano, buttarglielo sopra, e oltretutto quando andavamo a scaricare anche scaricarlo a mano. Invece con questo nuovo metodo, con trattore, con pala e con terzo punto idraulico, ovviamente queste operazioni sono molto più scorrevoli. Noi puliamo, carichiamo sulla pala, portiamo là e scarichiamo direttamente, quindi proprio ci sta cambiando veramente tanto la vita e il modo di lavorare. Approfitto per ringraziare ancora il nostro amico Alberto di Bazar Giusto, che ci ha offerto la possibilità di provare questo terzo punto idraulico, in modo che noi potessimo agevolare questi lavori. Ok, adesso cerco di spiegarvi brevemente quali sono i nostri piani. Abbiamo armato per gettare questa parte centrale, che saranno le postazioni delle mucche, dove loro si potranno coricare. Abbiamo impostato ovviamente una rete elettrosaldata sul fondo. Poi ho tagliato dei pezzi di bacchette di ferro che abbiamo preso da 6 metri, li ho tagliati a 1 metro, li ho piegati in metà e li ho saldati alla rete elettrosaldata, e poi gli ho saldato anche un tondino orizzontale così da fare armatura. Allora questa qua ci servirà in un secondo momento, perché dopo aver gettato questo pavimento questi sbucheranno fuori, quindi saranno annegati nel cemento, e questi qua ci serviranno per l'armatura della mangiatoia, che faremo in un secondo momento. Domani getteremo questa striscia di postazioni. In un secondo momento, quando qui sarà asciutto, getteremo il muretto della mangiatoia, la parte dietro la mangiatoia che andrà fatta un po' più alta per permettergli di mangiare alle mucche non a terra ma leggermente più in alto. Ultima tranche, facciamo poi il contorno, che è l'ultima cosa, che rimane una sorta di marciapiede con la canalina per portar via il letame. A domani che cominciamo questa ulteriore gettata. Sei pronta, Nina? Sì. Vedo dura. E si riparte. E ci dici cosa fai o no? Allora, per questo episodio direi che è sufficiente, anche perché oggi dobbiamo farci veramente una giornata di quelle super. Ho bisogno di Nina, quindi posiamo sta camera e diamoci dentro, se no non finiamo mai più. Allora adesso vi faccio vedere dentro a che punto siamo. Stiamo iniziando a gettare questo che vi dicevo ieri sera, ovvero queste postazioni per le vacche. È una gettata da circa 12 metri quadri che da solo, comunque, insomma, con l'aiuto di Nina, sì, però le carote e il buttimès tu caffè. Perché è Ninotta. E quindi vi tocca aspettare il prossimo video per vedere l'opera finita. Nel terzo video di questa serie della ristrutturazione della stalla faremo insieme la mangiatoia, che questa è una cosa molto interessante, cioè facciamo la gettata del muretto della mangiatoia, gli metteremo dentro annegati questi separé qua, che sono dei separé piemontesi, da dove si può attaccare l'abbeveratoio eccetera, quindi posizioneremo questo insieme nel video e faremo, diciamo, tutte le altre gettate definitive per avere una stalla da blogger, come si dice da ste parti. Borvezzo, dai, andiamo avanti. Prima